Suoi per 21 minuti. Grazie molto. Grazie molto. Grazie per la vostra calorosa accoglienza, grazie per avermi invitato in questa meravigliosa città che è Assisi. Ho sentito, non ripeto ciò che ha detto prima di me Puig su che cosa è Assisi, su che cosa è l'Umbria, su che cosa siamo noi italiani, anche perché è bene che parlino bene di noi gli stranieri, è inutile che ce lo diciamo noi da soli, quindi da questo punto di vista non ripeterò questo. Come capite non è facilissimo prendere la parola dopo un premio Nobel che tra l'altro ha prodotto delle ricerche così importanti e significative. Diciamo che per rimanere in argomento scientifico forse questa sera potrei immaginare di essere più che un giornalista. Ecco, diciamo che negli ultimi 15 anni mi sono dedicato soprattutto al lavoro di ricerca in un laboratorio, in un acquario fantastico che è Londra, un acquario che è popolato da molte meduse, da molti pesci pagliaccio, anche da molti squali. Se frequentate la City ne trovate tantissimi, naturalmente. E devo dire che mi piacerebbe molto l'idea, ci pensavo, ma sono sicuro che l'idea è venuta in mente anche a molti di voi, mentre il professor Cioffi ci illustrava, ci spiegava i possibili usi della sua fantastica proteina verde fluorescente, l'idea di inocularla anche nelle nostre classi dirigenti politiche per verificare la loro adesione alla virtù e alla verità, ad esempio. Voi immaginatevi il recente dibattito sulla fiducia alla Camera dei Deputati e la proteina verde fluorescente infilata nei cromosomi, nei geni dei vari oratori. Cioè immediatamente si accende la luce verde su quelli che dicono la verità o la bugia, insomma sarebbe fantastico. Risparmieremmo sul voto di fiducia. In attesa che ci sia anche questa possibilità pratica dell'utilizzo della proteina fluorescente, veniamo a noi. Sapete, io sono in Inghilterra ormai da molti anni. Alla fine degli anni 90, come ricordavo in un mio libro di quegli anni, raccontavo che ogni volta che tornavo in Italia gli spettatori o i lettori delle mie cose mi rivolgevano soprattutto due domande. Come è morta Diana? E la seconda domanda, dove compra le sue cravatte? Io ho spiegato che tutti e due rimarranno misteri insolubili per i prossimi 20 anni. Il tono delle domande adesso è lievemente cambiato, diciamo. Tutti mi chiedono se Katie è davvero incinta oppure no. Credo che non lo sappia ancora nemmeno il suo ginecologo, onestamente. L'Inghilterra è questo posto strano, a cui noi italiani abbiamo sempre guardato con un misto di fascinazione e di rigetto. Ci affascina naturalmente la vita della sua aristocrazia, alla quale peraltro io recentemente ho appena dedicato un libro, perché è curioso e poi vi spiegherò perché l'ho fatto. Diciamo. Ci affascina la vita della sua aristocrazia, l'aristocrazia ci respinge molto il fascino inspiegabile per noi italiani che gli inglesi provano per le regole. È una cosa che a noi sfugge. Cioè, noi abbiamo credo che abbiamo delle regole, l'idea che siano fondamentalmente una prova per testare la nostra astuzia e la nostra intelligenza. Cioè, come riuscire ad aggirarle. Però a questo arrivo dopo, perché bisogna, visto che è dedicata questo appuntamento a cui mi avete cortesemente invitato, sono molto grato agli organizzatori perché intanto per cominciare mi hanno chiesto di rispondere ad altre domande, non quelle su Diana e le cravatte, quindi già questo è un passaggio molto importante per me. Nel libro che ho pubblicato poco fa, che ho dedicato all'aristocrazia britannica, come vi dicevo, io cito due episodi che sono importanti per la nostra serata, vi spiego subito perché. Il quinto conte di Lansdale, un signore che si chiamava Hugh Luders,
è stato uno degli uomini, è stato uno dei debosciati più spendaccioni dell'intera storia inglese. È un signore che sfortunatamente per la sua famiglia ha vissuto fino a 90 anni, sperperando una rendita annua che alla fine dell'Ottocento si aggirava tra le 70.000 e 90.000 sterline all'anno, equivalenti a circa 75 e 95 milioni di sterline di oggi. Ha vissuto a lungo. Lo chiamavano il Conte Giallo perché aveva un'ossessione per questo colore e quindi aveva ridipinto di giallo tutte le auto, gli appartamenti, le livree dei camerieri, le gonne delle amanti, tutto. Era un maniaco della boxe, anche i guantoni erano gialli. Il Conte Giallo è morto a 90 anni e in una delle ultime lettere alla nipote dice: per me la vita è stato un magnifico divertimento. E si capisce. Eppure, guardate, che non è che questo faccia la differenza, perché un altro uomo molto ricco, che era il sesto duca di Devonshire, invece, era un uomo poveretto così noioso che una volta, parlando alla Camera dei Lords, si mise a sbadigliare mentre parlava e si scusò con i pari del regno dicendo: abbiate pazienza, ma sono così barboso veramente. Arrivato in punto di morte, le sue ultime parole sono state: è finita e non me ne dispiace per niente. Vedete che per parlare di vita e di ottimismo l'ho presa dal capo opposto. E per questo penso che forse, per la verità, sarebbe stato più adatto alla chiusa Puig e il suo ottimismo fantastico che non un vecchio pessimista meridionale come il sottoscritto. Pessimista perché tra questi due estremi c'è il modo in cui noi esseri umani guardiamo alla vita. E io sono sempre sbalordito da una circostanza, cioè dalla crescente sapienza degli esseri umani sul corpo individuale dell'uomo, sulla sua salute, il suo cervello, i suoi organi. Sappiamo ormai quasi tutto, non c'è più nemmeno l'ombra del mistero, insomma, cosa che forse a qualcuno può anche mancare. Sappiamo quasi tutto. E mentre sappiamo tantissimo degli esseri umani, presi singolarmente uno per uno, non riusciamo ancora a capire come diavolo funziona una società o come dovrebbe funzionare una società. E qui il discorso si fa un po' più serio e mi porta a spiegare la ragione per cui sono qui questa sera e per cui ho fatto questo mestiere. Onestamente, visto che stiamo parlando di 21 minuti che scorrono con una rapidità impressionante, tra l'altro, vi devo dire che io sono, forse perché sono meridionale, come dicevo prima, insomma, nasco con l'ossessione del tempo. E per me il tempo è sempre stato quel frammento. Ho scelto di fare il mestiere, questo mestiere, soprattutto il giornalista che viaggia, va in giro per il mondo, eccetera, perché secondo me, forse senza saperlo, ma dentro ho sempre elaborato un frammento di quel vecchio romantico che era Novalis, che è una mia antica lettura giovanile, in cui Novalis dice: lo spazio trapassa il tempo come il corpo l'anima. In qualche modo questo muoversi attraverso lo spazio consente di accantonare l'angoscia del tempo e soprattutto consente di capire o di cercare di capire perché le società umane funzionano in questo modo, funzionano come funzionano. Io sono partito, come molti italiani, intanto sono, come avete capito, scusate, prendo un sorso d'acqua, come avete capito dai miei dati anagrafici, sono un ormai vecchio sessantottino. E visto che sono qui, ne approfitto per riabilitare una generazione che, poveretta, in questi ultimi anni prende schiaffi dappertutto. Li prendevamo perché eravamo rivoluzionari, e va bene, ed era giustificato, dovevano darci, ce ne hanno dati pochi. Li abbiamo presi dopo perché siamo stati cattivi maestri. Non abbiamo educato i giovani, non abbiamo insegnato loro il senso del dovere, e va bene. Ne prendiamo adesso perché viviamo troppo a lungo,
e prendiamo le pensioni. Cioè adesso che cosa si vuole da noi? Diciamo, la generazione dei baby boomers fondamentalmente che cosa potrebbe fare? Tranne che buttarsi in un burrone e chiedere scusa per la sua esistenza. Penso che abbia ancora qualche cosa da dire, perché a dispetto di tutti i difetti di quella generazione ha sognato. È una generazione che ha sognato. Non che tutti i sogni fossero giusti, e molti di quei sogni si sono trasformati in incubi. E dunque non stiamo dicendo di ripetere gli stessi sogni. Vale la pena forse di trasmettere un momento a quelli che sono venuti dopo il nostro stesso gusto per il sogno, che si è un po' affievolito negli ultimi decenni. Un po', se volete, perché quello che è accaduto in Occidente è un fenomeno assolutamente straordinario nella storia del genere umano. Nell'Occidente europeo noi godiamo da quanti anni? Quasi 70, da 60 anni abbondanti, noi godiamo di condizioni di pace, serenità, felicità, ricchezza che il genere umano non ha mai conosciuto prima in questa misura. Mai. Diciamo che ci siamo forse un po' seduti. Diciamo che dobbiamo forse riscoprire, e da questo punto di vista ringrazio molto gli oratori che ci hanno preceduto, ma soprattutto una, Fiona May, che ci ha dato una straordinaria lezione di come. Intanto ringraziamo la tirchieria degli inglesi che ce l'hanno fatta venire qui. Intanto, diciamo, prendiamo atto del fatto che sono tirchi e questo ci aiuta. Ma poi perché la storia di Fiona May è una di quelle storie che ci raccontano, appunto, come sia possibile sognare e come non ci sia bisogno di sviluppare, di aumentare le capacità cognitive del nostro cervello, va già quasi bene com'è per raggiungere gli obiettivi di una onesta convivenza civile e sociale. Con Fiona May poi va anche meglio. Quello che ci manca qui in Italia in modo particolare, forse è proprio questo, la capacità di guardare a un futuro che non deve essere necessariamente la ripetizione del passato. È vero che io spesso faccio questo raffronto tra Inghilterra ed Italia, lo faccio perché è inevitabile cercare di capire da dove nascono certe caratteristiche dei popoli e quali sono le loro ragioni storiche. Vedete, Benedetto Croce sosteneva che non esisteva una cosa come il carattere nazionale. Diceva che ogni popolo non ha altro che la sua storia, solo la sua storia. Ma quella storia, accumulandosi nei decenni e nei secoli, scava le rughe sul volto di un popolo. Non è vero che scorre via senza lasciare traccia, segno. La furbizia, quella che compariva nella frase citata nella presentazione, la furbizia è un tratto nazionale degli italiani che si è accumulato nei secoli per depositi successivi, per una semplicissima ragione, perché fino a 150 anni fa noi non abbiamo avuto nostre istituzioni. Non avevamo nostre leggi, non avevamo nulla che per noi fosse sacro. Quando io guardo agli inglesi, sempre con molta invidia devo dire, perché vedete, io ho con gli inglesi questo rapporto che, diciamo così, di amore e odio, ma è più amore onestamente, più amore, che dura da quando avevo 14 anni. La prima volta che sono andato in Inghilterra avevo 14 anni, i miei mi mandarono per un'estate a Oxford con l'incarico preciso di imparare la lingua. Naturalmente io a Oxford non imparai la lingua. Non ci sono minorenni qui, quindi posso dire quello che feci, cioè imparai a rollarmi una canna, da allora non ho più fumato canne, imparai a bluffare a poker, giocavamo a poker, non tanto, e imparai a baciare decentemente una ragazza, perché a Lecce era vietato farlo pubblicamente, da dove venivo io non si poteva fare, quindi imparai lì. E queste sono le ragioni dell'amore. Le ragioni dell'odio sono che un giorno, camminando
per una stradina di Oxford e sgranocchiando un cioccolatino, senza pensarci manco due volte, appollotolai la stagnola del cioccolatino, lo buttai per terra. Non feci in tempo a fare due passi, mi sentii picchiare sulla spalla, mi voltai, un gigantesco Bobby mi disse "Take it straight away", prendila subito. E io raccolsi la cartina di stagnola e la buttai in un cestino per la spazzatura. Da allora non ho più buttato una carta di stagnola per terra. Le regole, amici miei, le regole non sono un tratto genetico. Le regole non sono nemmeno il risultato della inoculazione di geni speciali o di cromosomi speciali. Le regole sono il risultato del lavoro di quel cervello collettivo che è una società. È vero che la signora Thatcher diceva "There isn't such a thing as society", non c'è una cosa come la società, ma si sbagliava gravemente. La società c'è, esiste, funziona, e se funziona bene va in certe direzioni, se funziona male arriva sul bordo dell'abisso, come in questi giorni è arrivata la società italiana, perché abbiamo funzionato male. Non perché ci sono i mercati che improvvisamente... Sapete, questo è bellissimo, devo dire. Un giorno scriveremo la storia di questa crisi e racconteremo la famosa trasformazione dei mercati in speculazione. Finché i mercati ci prestavano i soldi al 2%, erano una cosa santa, giusta, che aiutava la crescita. Adesso che per darci i soldi, siccome non si fidano, vogliono il 7, sono cattivi speculatori. Vedete come ci costruiamo sempre la storia che ci piace? Perché questo ci consente di non guardare mai in faccia la realtà. Questo di non guardare in faccia la realtà è un'altra delle grandi differenze tra gli inglesi e noi. Loro, quando vogliono guardarla, badate, non è che sempre la guardano. Ad esempio, il Times di Londra scrisse nell'aprile del 2006, quando Sua Maestà la Regina compì 80 anni di vita, scrisse un magnifico editoriale in cui disse "Grazie Maestà per non avere mai permesso in 54 anni di regno alla maschera di scivolarle dal volto". Quindi vedete che, diciamo, lì deve funzionare la maschera, ma quella maschera vuol dire una cosa, vuol dire imparzialità, regalità, sovranità, rappresentanza della nazione, rappresentanza dello Stato. Elisabetta II non ha mai mostrato una sola volta in vita. Lei detestava cordialmente la signora Thatcher. Sapete che quando la signora Thatcher arrivò al potere, nel 1979, iniziando un duodecennio che avrebbe cambiato la Gran Bretagna, questo bisogna dargliene atto, sulla porta, visto che siamo ad Assisi, vale la pena di ricordarlo, sulla porta di Downing Street pronunciò una citazione che è rimasta celebre. Cioè citò San Francesco: laddove c'era discordia, d'ora in poi ci sarà la concordia, laddove c'era odio ci sia l'amore, dove c'era guerra ci sia la pace. Ed entrò a Downing Street. 6 mesi dopo scatenò la guerra contro i minatori e un anno e mezzo dopo contro le Falkland, quindi contro gli argentini per le Falkland. Quindi, diciamo, non fu tanto coerente con la sua premessa francescana. La regina, che come sapete non dice mai una sola parola in pubblico, non disse nulla, ma fece trapelare, attraverso il giro dei cortigiani, eccetera, fece trapelare il suo disappunto con una semplicissima frase: "Non mi pare che abbia tenuto tanto fede alla massima di San Francesco". E fu quanto la regina ebbe a dire sulla Thatcher. Però, vedete, questo distacco di Sua Maestà rispetto, che è una regola, di cui in qualche modo, insomma, noi abbiamo anche un esempio, direi abbastanza buono, del nostro attuale Presidente della Repubblica. Il distacco dalle fazioni, l'essere sopra le fazioni. L'essere sopra le fazioni significa contribuire a costruire quella che è la mancanza ancora oggi principale del nostro Paese, la coesione. Nell'ottobre del 2005 la Gran Bretagna celebrò la vittoria di Nelson a Trafalgar come se la notizia fosse arrivata il giorno prima. Falò lungo le coste, come accadde appunto nell'ottobre del 1805, grandi feste sulle navi, eccetera, la regina che prese parte a tutte le celebrazioni e via dicendo. Sembrava che avessero sconfitto i franco-spagnoli esattamente il giorno prima. Nel marzo del 2011 l'Italia ha celebrato i 150 anni di vita.
Adesso tutte le opinioni sono possibili, corrette, lecite. È la bellezza di una società come la nostra, aperta e tollerante. Ma non comprendere il valore straordinario che rappresenta l'unità per questo Paese, dove ci sono sempre stati bianchi e neri, guelfi e ghibellini, fascisti e antifascisti. Non comprendere che cosa significa l'unità per l'Italia significa negare il futuro dei nostri figli. Allora, a me piacerebbe, sto finendo, a me piacerebbe un paese che senza scimmiottare l'Inghilterra, per carità, ognuno ha le sue specificità e noi siamo più generosi, come Fiona May ci ha testimoniato. Senza scimmiottare l'Inghilterra, senza pretendere che il nostro paese debba assumere come base della sua convivenza ciò che gli inglesi chiamano una democrazia che poggia on the rule of the law, sul governo della legge. Possiamo però chiedere a tutti noi un po' più di amore verso questo Paese, un po' più di sensibilità verso gli altri, un po' più di rispetto per le opinioni avverse, ma soprattutto il senso di una nazione, il senso di una nazione che ha capito il valore della sua unità. La contessa Clara Maffei, grande patriota del 1860-61, chiudo con questa citazione, disse, scrivendo a un'amica, anzi, scrisse così a un'amica: com'è bella la nostra Italia e soprattutto adesso che è davvero tutta nostra. Teniamocela così.